Questo è il gimbal Inky Falcon Plus e oggi vedremo come configurarlo e come funziona. Per questo tutorial utilizzerò una GoPro Hero 11. Per prima cosa quindi avvitiamo alla filettatura inferiore il piccolo treppiedi. A questo punto dobbiamo caricare il nostro gimbal e non appena tutti i LED saranno spenti vuol dire che la batteria è carica. Adesso quindi vediamo come montare la nostra GoPro sul gimbal. Allora, prima di tutto è importante fare questa calibrazione su una superficie piana, quindi è importante posizionare il gimbal magari su un tavolo o su una scrivania. Ora la GoPro andrà montata qui, quindi dobbiamo come sempre estrarre i piedini della GoPro e poi inserirli in questo aggancio qui. Attenzione, semplicemente un piedino si dovrà effettivamente incastrare qui dentro, quindi in questo modo. In confezione troviamo sia questo aggancio, che è il classico aggancio GoPro ed è quello che consiglio di utilizzare, oppure possiamo utilizzare questa vite esagonale. Il problema qual è? È che dovremo sempre utilizzare questa chiave esagonale fornita in dotazione per svitare ed avvitare questa vite, quindi per agganciare la GoPro, quindi può essere effettivamente un po' sconveniente mentre siamo in giro dover utilizzare questo tipo di chiave. Per questo motivo vi consiglio di utilizzare la classica vite che potremo tranquillamente svitare manualmente. In confezione troviamo poi anche queste altre due viti sostitutive per quelle che già ci sono all'interno del gimbal e infatti abbiamo una seconda chiave esagonale più piccolina che ci permetterà di fare queste regolazioni. Questa regolazione comunque va fatta diciamo una volta, a meno che non cambiate il peso della GoPro, ma facciamo un passo alla volta. Quindi prima di tutto montiamo la GoPro sul nostro gimbal e quindi la inseriamo qui, quindi inseriamo adesso la vite e la avvitiamo. Come potete vedere qui sotto non c'è effettivamente la chiusura finale, quindi dovremo avvitare la vite fino alla fine. Ok, a questo punto però dobbiamo fare in modo che la GoPro sia montata effettivamente dritta. Quindi dobbiamo fare attenzione che questa scritta qui sotto sia verso il basso rispetto alla GoPro. Quindi allentiamo un pochino questa vite e mettiamo più o meno la GoPro dritta, in questo modo. Quindi avvitiamo e adesso potremmo accendere il gimbal e utilizzarlo, ma non è calibrato, ma intanto accendiamolo. Per farlo posizioniamolo sempre su una superficie piana. Non conviene accendere il gimbal in movimento, per farlo dobbiamo tenere schiacciato questo tastino. Quindi teniamo schiacciato il tastino e il gimbal si è acceso. Quindi in questo momento effettivamente già sta funzionando, anche se non abbiamo fatto alcun tipo di calibrazione, ma potrebbe succedere che sentite il motore che vibra. In questo caso significa che effettivamente la calibrazione non è stata fatta correttamente. Quindi verifichiamo se effettivamente la GoPro è calibrata. Quindi spegniamo il gimbal sempre dal solito tastino rosso, riposizioniamolo qui e possiamo vedere come se io la ruoto in avanti lei torna più o meno qui ed effettivamente così non va bene. Invece sull'asse orizzontale già diciamo che è calibrato, ma vediamo subito come si calibra. Abbiamo una vite qui e una vite qui. Quindi possiamo fare queste due piccole regolazioni. Iniziamo da questa qui, che è quella lì laterale. Vi faccio vedere come se svitiamo questa vite e quindi spostiamo magari la GoPro qui e io poi la stringo, come possiamo vedere adesso non è assolutamente calibrata. Quindi nuovamente svitiamo e portiamo la GoPro più a sinistra in modo che sia effettivamente calibrata. Adesso va un pochino sulla destra, quindi lo sposto un altro po' a sinistra e sembra corretto. Quindi adesso avvito questa vite. Chiaramente in base al modello di GoPro che state utilizzando e soprattutto se avete altri accessori come la Media Mod, questa regolazione magari può richiedere degli spostamenti differenti. In questo caso io sto utilizzando una GoPro Hero 11, quindi orizzontalmente sembra che sia stabilizzato, quindi vediamo come sistemare questa problematica. Quindi svitiamo questa vite e se adesso la portiamo magari tutta verso sopra, che cosa succede? Adesso non è proprio il massimo, quindi dobbiamo trovare
il giusto compromesso affinché la GoPro sia stabile. Quindi voglio provare a metterla più o meno al centro, quindi avvito e ci siamo. Infatti, affinché il gimbal sia perfettamente calibrato, dobbiamo avere la possibilità di mettere la GoPro in qualsiasi posizione e lei deve rimanere esattamente in quella posizione. Mentre prima stava effettivamente così, ma non appena io magari la ruotavo in questo modo, tornava in quella posizione. Mentre così facendo abbiamo una calibrazione praticamente perfetta e così sforzeremo di meno i motori e la stabilizzazione sarà migliore. Adesso che abbiamo calibrato la nostra GoPro, significa che possiamo smontarla e montarla tutte le volte che vogliamo senza bisogno di dover rieffettuare la calibrazione. Ma nel momento in cui volessi montare la Media Mod o magari un altro modello di GoPro che ha un peso differente, sarò costretto a rifare da zero la calibrazione. Ma adesso accendiamo il gimbal dal tastino rosso qui sotto, quindi teniamo schiacciato. Come vediamo si sono accesi tutti i LED e adesso siamo nella prima modalità. Ma prima di vedere le modalità configuriamo l'applicazione. La troviamo tranquillamente sul Play Store o sull'App Store, quindi una volta scaricata la apriamo, clicchiamo qui sopra e poi gli diamo il consenso. Adesso quindi ha già trovato il gimbal, clicchiamo qui, accoppiamo, accoppia. E adesso è completato. Abbiamo effettivamente una nuova versione del firmware, quindi io clicco qui sotto, clicchiamo su Check for Updates e quindi Start Updating, gli diamo Start e quindi aspettiamo che la procedura si sia completata. Come vediamo adesso sul gimbal lampeggia una luce rossa. Dopo qualche minuto l'aggiornamento è completato e ci viene detto di accendere il gimbal. Quindi accendiamo il gimbal tenendo schiacciato qui, clicchiamo su Back, clicchiamo nuovamente qui, quindi selezioniamo Inky, solo che adesso non riusciamo più a ricollegarci al gimbal, probabilmente a causa dell'aggiornamento del firmware. Quindi dobbiamo andare nelle impostazioni del Bluetooth e cancellare il pairing con il gimbal, chiudere l'app, spegnere e riaccendere il gimbal e riaprire l'app e quindi facciamo la procedura di prima e clicchiamo su Not Connected to Gimbal. Clicchiamo qui sulla prima voce, coppia e connetti, accoppia e infatti adesso è collegato. Sull'app possiamo impostare alcune cose, possiamo anche controllare il gimbal così, in questo modo. Quindi diventa veramente comodo. Possiamo tornare indietro, selezionare le modalità del gimbal e anche la risposta dei motori. In questo caso io lo lascerei su medio. Ma che cosa succede se mettiamo fast? Che in questo modo teoricamente la GoPro si ruoterà molto rapidamente. Mentre se io metto la risposta ai motori lenta, come vedete c'è un ritardo nel movimento. Quindi in base al tipo di filmato che dobbiamo fare può essere utile impostare magari lento o veloce. Abbiamo anche la risposta del joystick, quindi se noi mettiamo piano, come possiamo vedere adesso la GoPro si inclina molto lentamente, mentre se mettiamo fast la velocità è molto più alta. Quindi può essere comodo. E poi possiamo impostare anche la direzione joystick, quindi normale oppure al contrario. Quindi possiamo lasciare su normale. Adesso è arrivato il momento di collegare la GoPro, quindi accendiamo la GoPro, andiamo nelle preferenze della GoPro ed abilitiamo la connessione wireless. A questo punto clicchiamo su Connetti dispositivo, app GoPro Quick, e la connessione è riuscita. Quindi che cosa significa? Che adesso possiamo comandare la nostra GoPro dal gimbal. Infatti se io clicco i vari tasti posso cambiare tranquillamente modalità e da questi tastini possiamo cambiare le modalità. Quindi clicco qui e passo in time warp, clicco qui e avvio il time warp, clicco qui e lo interrompo, mentre al tastino centrale passo in modalità video e avvio anche la registrazione del video.
Quindi riclicco per interrompere il video, clicco qui sopra sul pulsante della fotocamera, passo in modalità foto e con un altro clic scatto la foto. Quindi ogni singolo pulsante ci fa andare nella modalità corrispettiva e ci fa iniziare la registrazione o ci fa scattare la foto. Cosa succede però adesso se spegniamo il gimbal dal tastino rosso, questo qui, quindi teniamo schiacciato, la GoPro si è spenta e il gimbal si è spento. Adesso riclicco il tastino qui, tengo schiacciato, si accende il gimbal e si accende la GoPro, quindi questa configurazione è veramente molto utile. Chiaramente per poter utilizzare in questo modo il gimbal e la GoPro significa lasciare attiva sempre la connessione wireless sulla nostra GoPro, il che consumerà un bel po' di batteria, ma comunque una volta configurato il tutto, se stiamo utilizzando il gimbal, effettivamente converrà magari utilizzare le connessioni wireless per avere i comandi tutti dal gimbal. Nel momento in cui poi noi non dobbiamo utilizzare più il nostro stabilizzatore o comunque la GoPro, possiamo tranquillamente disattivare le connessioni wireless. Qui sotto, come potete vedere, abbiamo diverse voci e anche dei LED. Quando questo LED è acceso, quindi il LED verde, vuol dire che abbiamo la connessione Bluetooth o con lo smartphone o con la GoPro. Se è spento vuol dire che non c'è alcuna connessione Bluetooth attiva. Qui poi abbiamo invece il LED corrispettivo alla modalità. Infatti se io clicco il pulsante M cambio le varie modalità fino ad arrivare a FPV. Per FL dovremmo invece mettere il gimbal parallelo al suolo sull'asse orizzontale, ma ora ci arriviamo. Infatti iniziamo dalla modalità PF, Pan Follow, quindi in questo caso la GoPro ruoterà insieme a me, quindi se ruoto a sinistra e destra ruoterà, ma se la inclino verticalmente la GoPro rimarrà sempre dritta, quindi facendo in questo modo comunque la GoPro rimarrà dritta. Se invece noi passiamo alla seconda modalità HL, passiamo alla modalità Pan Tilt, quindi in questo caso la GoPro effettivamente si inclina anche sull'asse verticale. Quindi come prima ruota a sinistra e a destra, ma anche sull'asse verticale. Infine abbiamo la modalità FPV che sblocca tutti gli assi, quindi in base a come incliniamo la GoPro effettivamente lei seguirà i nostri movimenti, quindi diciamo che diventa magari più comodo per le riprese in prima persona. Infine, per attivare la modalità FL dobbiamo mettere il gimbal parallelo sull'asse orizzontale e fare un doppio clic. Facendo un doppio clic sempre sul pulsantino M, la GoPro passerà in modalità verticale e quindi in questo modo potremo registrare i video verticali. La cosa comoda di questa modalità è che se facciamo un doppio clic sul pulsante M, FL smetterà di lampeggiare e adesso con il joystick possiamo fare questo effetto che è molto particolare per fare dei video che ruotano. Quindi in questo caso possiamo registrare un video orizzontale standard, ma possiamo inserire questa rotazione nel nostro filmato. Poi per tornare alla modalità normale basta un clic e torniamo effettivamente in questo modo. Adesso però vi voglio far vedere che abbiamo effettivamente questo pulsante davanti che ci permette di bloccare completamente il gimbal. Infatti se io lo tengo schiacciato e ruoto il gimbal in tutti i modi effettivamente rimarrà bloccato, quindi questo serve per fare il blocco. Quindi se non vogliamo che il gimbal si muova basterà tenere schiacciato qui. Se adesso invece vogliamo riportare la GoPro in posizione standard basterà fare un doppio clic, quindi doppio clic e la GoPro torna in posizione standard. Se invece io adesso faccio un triplo clic, quindi 1, 2, 3, la GoPro entrerà in modalità selfie, più che altro il gimbal entrerà in modalità selfie e così possiamo filmarci direttamente. E poi per tornare quindi alla modalità normale basterà fare il doppio clic sul pulsante davanti. Il joystick infine è molto comodo per fare i movimenti, questo perché
sia da fermi possiamo effettivamente fare dei pan molto fluidi, quindi questo tipo di movimenti, ma anche magari se stiamo seguendo un soggetto in movimento può tornare utile effettivamente inserire questi movimenti tramite il joystick. Una cosa fondamentale da fare sulla GoPro è quella di disabilitare la stabilizzazione, però in questo caso voglio spegnere prima il gimbal. Per farlo in questo momento devo disabilitare la connessione wireless, perché altrimenti quando spengo il gimbal spegnerò anche la GoPro. Quindi disattivo la connessione wireless. Adesso posso spegnere il gimbal. La GoPro quindi rimarrà accesa e adesso posso gestire le impostazioni. Ho voluto spegnere il gimbal perché non ha senso forzare questi motori toccando il display della GoPro. Chiaramente ho dovuto toccare il display della GoPro per spegnere la connessione wireless, però in media comunque non conviene fare delle operazioni sulla GoPro da gimbal acceso. Quindi dobbiamo disabilitare la stabilizzazione. Per farlo, se avete questa icona, possiamo effettivamente metterla qui su off. Oppure se teniamo schiacciato qui andiamo su Hypersmooth e selezioniamo off. Questo perché se state utilizzando il gimbal è perché volete sfruttare i filtri ND, cosa che ancora non ho montato sulla GoPro, o perché volete fare delle riprese in condizioni di scarsa luminosità. Quindi comunque sfrutterete la GoPro con un tempo di scatto molto lento e quindi in quei casi è fondamentale spegnere la stabilizzazione della GoPro. Infine, se avete a disposizione un cavetto USB Type-C potrete sfruttare il gimbal per ricaricare la GoPro. Infatti basterà collegare un'estremità del cavo Type-C al gimbal, nella porta proprio dove in genere lo carichiamo, e l'altra porta alla GoPro. In questo caso da GoPro accesa basta cliccare 5 volte sul tastino rosso, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E dopo qualche istante la batteria inizia a ricaricarsi. Naturalmente questa operazione si può fare anche da GoPro montata, ma bisogna avere la Media Mod oppure magari un cavetto Type-C non così grande, perché infatti in questo momento la mia GoPro non riesce a entrare qui, perché come potete vedere il cavetto sbatte sul gimbal. Quindi questa è una cosa molto comoda nel momento in cui avete magari la Media Mod che comunque di base consuma molta batteria, e la Media Mod presenta la porta USB anteriormente, quindi si potrà collegare tranquillamente il cavo USB. Poi se volete interrompere la ricarica basterà cliccare per 5 volte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E adesso la GoPro infatti non si sta più ricaricando e il gimbal si è disattivato. E se il video vi è piaciuto potreste lasciare un bel like ed iscrivervi al canale. In ogni caso prossimamente realizzerò altri contenuti insieme a questo stabilizzatore e non appena saranno pronti li troverete tutti linkati in descrizione. In ogni caso nel frattempo credo che questo video possa fare al caso vostro.